Buongiorno a tutti quanti. Allora, vi piacciono le lucine di sfondo? Visto che vanno un po' di moda, ho detto, ce le metto anche io, no? Chi è che c'ha la carta igienica che fa luce colorata? Solo io, no? Questo è un pensiero per il nostro caro amico Antonio Fraticelli, che so che è innamorato di queste lucine sullo sfondo e quindi non potevo esimermi dal prenderle, così da renderlo contento in questo video che dedico a lui. Ecco, le lucine stanno cadendo, non importa, noi non abbiamo paura di niente. Allora, a parte gli scherzi, quale rasoio proviamo oggi? Un rasoio che a me è difficile dire se mi piace tanto o mi piace, è particolare e si chiama Design 94 tedesco, titanio bagnato oro. Ecco lo scrigno del tesoro. E Gap, me l'ha anche detto, e qua c'è scritto 0,99 o 0,96 o 0,99, non riesco a leggerlo bene, portate pazienza. Esposizione 0,05 negativa, quindi è quasi neutra. Dopo comunque scrivete Design 94, esce questo, quindi esce il rasoio, vedete tutti i vari tipi. Ha un manico, dire importante è poco, cioè veramente enorme. Però ragazzi, a me fosse stato un manico un po' più dimensionato, ok, però è carina, che la testina così a me piace, cosa vi devo dire. Sicuramente un manico un po' più piccolino lo avrei apprezzato, ma vediamo come va in rasatura, che è la cosa che a noi interessa di più. Quindi Gillette Nugget, dopodiché intanto vi ricordo sempre che nella descrizione c'è la possibilità di abbonarsi al canale, e c'è un gruppo WhatsApp privato dove chi è abbonato premium ha la possibilità di avere magari qualche piccolo vantaggino in più. È un modo per darmi una mano, l'ho già detto sul video degli abbonamenti. Non deve essere un fatto che io devo dare qualcosa, cioè se uno va di darmi un sostegno, anche un caffè, un qualcosa, lo fa, se no va benissimo così. Però mi sono sentito io, dove ho potuto, di andare un po' incontro anche con il set che tra poco, anzi settimana prossima vi dico già che è in arrivo, il set del gruppo fatto da Westman Renaissance, che vuol dire rinascimento e rinascita, questa profumazione fantastica con un'evoluzione mostruosa che appena arriva proverò in modo ufficiale. Ecco, qui ho montato la lametta e dopo ci sono le varie affiliazioni. Perché ho fatto più affiliazioni? Perché rimane sempre un modo per rimanere, tra virgolette, libero e sincero di dire quello che voglio. Perché se mi leva uno store o un negozio, dopodiché ho un marchio, dopo sei costretto a, in un modo o nell'altro, ecco. Invece così io ho 2, 3, 4 store, quello che c'è, ognuno compra dove vuole, compra quello che gli pare, e io quello che provo dico quello che penso, basta. Di nuovo c'è anche il link di sbarba.it, ok? Quindi se acquistate tramite il link avete il 5% di sconto, in più se vi iscrivete avete il 5% con i punti, con la raccolta punti, è un punto ogni euro, un punto, 100 punti, 5 euro. Ricordatevi sempre, se è possibile, su tutti i siti per sicurezza, quando usate il link, fate già l'account collegato, entrate nel link e fate l'acquisto, perché se aspettate ora, il giorno dopo va giù, il link non funziona più, o se magari non avete l'account collegato, può essere che dopo cambiando pagina e facendo le credenziali non vi accetti il link. Quindi se voi usate sempre questa prassi, magari vi salvate il link nei preferiti su Chrome, su Google,
dove volete, e quando le usate a voi non costa niente. Sono riuscito a darvi su quasi tutti gli store un codice sconto, altri sono nel gruppo, altri li vedete già sotto qui. Ci sono anche degli store dove non ho nessuna affiliazione, ma comunque vi ho dato degli sconti. Se potete acquistare tramite il mio link mi date una mano, come sempre senza obbligo. Allora, questa sera, visto che prima o dopo lo dovevo provare, proviamo una profumazione di un set che vi ho già portato, ma non con questa profumazione. Ora metto un po' di... sia facile ad aprire il tappo, perché non va. Adesso che serve, eccolo qua. Un po' di Barber Mind, gel pre-barba, che mi trovo veramente benissimo. Bello denso, leggermente fresco. Ok, molto buono. Ne basta pochissimo e fa il suo effetto. Allora, che set vi presento? Il set Cuba di Toscana Factory Lab. Questa profumazione di norma non è tanto nelle mie corde, perché quelli un po' bluesy, come si può chiamare, comunque quelle profumazioni un po' magari vanigliate, dolciastre, di rum, come si sentono normalmente in giro, non mi fanno tanto impazzire. Eccolo qua. Pennello ciuffo NC3 col manico fatto dal mio amico Enrico Montesi, super botticella brevettata. Ho messo un po' in ammollo il sapone, ma basta. Invece sapete cosa vi dico? Che non mi aspettavo una profumazione così ben strutturata. Allora, parliamo sempre di una questione molto soggettiva, perché ad esempio, come con Nagiran, io che purtroppo, nonostante mi piaccia, ma non mi ha mai completamente preso Black Afghano, ho preferito la profumazione di Nagiran che non l'originale, però capisco che chi si aspettava una cosa dopo se ne trovate una un po' diversa, e quindi ci sta anche che se chi è piaciuto lo stesso, io dico valutate il set per quello che secondo me merita, però c'è anche chi dice io compro una cosa perché mi aspetto tot, se non lo trovo resto deluso, ci sta. Parliamo di questo invece. Allora, è una profumazione, secondo me, allora vi spiego un attimo il mio punto di vista. Ci sono molti che fanno profumazione tipo Bay Rum che dopo non sanno di rum. C'è chi fa tipo i classici tabacco vaniglia di Tom Ford o cose del genere, che sanno molto di vaniglia o di note che a me stomacano. In questo caso è riuscito veramente, e lo si sente già dal sapone, è riuscito veramente a creare, perché poi io l'after me lo sono sentito con calma, è riuscito a creare una profumazione che nonostante sulla carta non mi sarebbe dovuta piacere, e invece mi è piaciuta molto di più di Santa Croce, che vi dirò, non mi dispiace Santa Croce, però non mi ha fatto dire wow. Ha una buona persistenza, non enorme ma buona. Questa profumazione invece è molto più presente, bella spinta. Pensavo che questo, tra virgolette, dolciastro mi stomacasse, invece veramente richiama il rum. E già tendono a uscire delle note quasi tabaccose,
però dopo lo andiamo a sentire nell'after. Ho preso anche troppo sapone, ragazzi, troppo, perché chiacchierando è rimasto molto in ammollo e quindi comunque montaggio micidiale, io dico veramente. È logico, non è che prima non mi piacesse, adesso mi fa impazzire. Prima era un buon prodotto, adesso secondo me si è giocato qui particolari che secondo me mancavano per arrivare a essere un prodotto che al suo prezzo non gli si può dire niente. Allora, il rasoio rade con un angolo molto chiuso, quindi molto parallelo al viso, cosa che non mi aspettavo però. Allora, così a pelle dà un comfort incredibile. Sapone, nonostante lo sto tenendo super protettivo e ce ne abbia messo un po' troppo, sta scorrendo perfettamente lo stesso. Cioè, mi sembra di... La cosa strana di sto rasoio è che ti sembra di usare la lametta piantata così sul viso, è una cosa molto strana. Che normalmente su quelli che hanno un angolo obbligato ti fanno, ma perché magari curvano molto le lame. In questo caso la lama non curva molto, però avete comunque l'angolo chiuso, è una cosa prima volta che mi capita. Ma noi valutiamo il risultato finale. Comunque ragazzi, super scorrevolezza, ma anche proprio il rasoio in viso scorre una meraviglia. Dopo ho visto che sul sito ci sono anche altre versioni, questa è un po' quella lusso perché ragazzi, titanio bagnato oro, però veramente molto bello, molto molto bello. E vi dirò cosa che se avessi usato un angolo molto più aperto forse magari mi avrebbe dato fastidio. Il manico, non chiedetemi perché, per il momento non mi sta dando fastidio, però andiamo avanti con la rasatura e ragioniamocela con calma. Tra l'altro non vi fa giocare con l'angolo sto rasoio qua, cioè non ha un angolo obbligato, però rade con quell'angolo lì, è una cosa un po' particolare. Cioè c'è un angolo obbligato ma che non si vede, che non ve lo fa notare dalla testina, lo sentite mentre vi radete. Certo, un manico più piccolo sarebbe stato più maneggevole, per me è anche un po' più bello da vedere, però sono gusti personali. Ragazzi, come esce sta profumazione a me mi sembra anche un po' di sentire avete presente le albicocche sciroppate? Ecco,
Sembra l'albicocca siroppata, però non è, è qua, c'è un piccolo red point, ma è lo stesso, c'è un'escrescenza che ogni volta me la porto via, non è derivato dalla rasatura. Cioè vi dà, questo rasoio qua vi dà veramente tanta sicurezza in viso, forse troppa. Comunque è la prima volta che lo uso, quindi sono rasoi particolari, soprattutto anche questo, cioè un rasoio mai provato prima, un angolo tutto suo, quindi bisogna prendersi la mano, bisogna usarlo. Prendete sempre le cose con le pinze in certi casi, sono riuscito a provare più volte, questa è la prima volta che lo provo. Anzi, il sapone top. Mi piace, ragazzi, ve l'ho detto, mi piace. E anche la profumazione, secondo me, Cuba è ancora più azzeccato. Cioè, l'altro è buono, è un buon cuoiato, un cuoiato leggero, proprio di pelle scamosciata. Sembra come quando io sono andato a Firenze e c'era il mercatino che vendevano tutte borse in pelle, cinture. Ed è una pelle non pesante, è una pelle molto leggera, molto, se vogliamo, elegante, quasi trattata. Ecco, e ti ricorda veramente, almeno a me, ha ricordato veramente quell'ambiente lì. Ecco. Qui veramente Cuba per me, qui cominciamo ad andare sulle profumazioni, secondo me, un po' più di nicchia, un po' più strutturata, nuova, cioè nonostante in molti fa un po' fatica con l'angolo chiuso, il manico grande, arrivare sotto qua, però alla fine ci sono riuscito, sotto il naso. Qua veramente una profumazione ben riuscita e molto buona, sì dolcina ma non stomachevole. Tra l'altro si sente il rum, si sente questa albicocca. Vediamo l'after, un po' ve lo racconto anche perché comunque l'ho già assaggiato un paio di volte per capire un attimino la profumazione anche nella sua evoluzione. Molto più esplosivo di Santa Croce. Esce subito la parte quasi alcolica di rum. Mamma mia che buono. Si mischia con questa parte un po' fruttata di albicocca. E dopo, ve lo dico perché l'ho già sentito nella sua evoluzione, esce veramente una parte tabaccata legnosa che ricorda veramente il toscano. O comunque più che un toscano, probabilmente un sigaro. Perché il toscano è più amaro, più importante. Invece qui proprio mi ricordo una volta, vi dico, tanti anni fa, che c'era stato un periodo anche che fumavo i sigari, pensate voi, che praticamente avevo bagnato un sigaro nel rum, l'avevo lasciato là e dopo l'avevo fatto asciugare.
e il ricordo è un po' di quella cosa lì. C'ha questa nota di albicocca che tra virgolette non c'entra niente, anche se ti ricorda un po' le albicocche sciroppate, ma il rum e questa parte tabaccosa si sente, e vi dico è una profumazione questa molto molto più originale, cioè nel senso che non mi ricorda nient'altro che abbia sentito, nonostante ne abbia sentiti tanti che vogliono imitare il rum, questo, quello, quell'altro. In questo caso è una profumazione assolutamente molto originale. Allora, Cuba mi piace da morire, quindi super promosso e mi è piaciuto ancora di più di Santa Croce, ecco. Quindi chi vuole una profumazione più elegantina da sera, un po' più leggerina, meno articolata, meno a mio naso, e Santa Croce ci sta. Chi vuole una profumazione nuova, particolare, che gli piace il rum, l'albicocca, gli piace questa parte di sigaro, Cuba, ragazzi, qui ha fatto un bel centro. E se fa uscire anche la profumazione estiva che ho già sentito, quella è un'altra bomba atomica. Allora, il rasoio. Qua ho fatto degli errori di ignoranza mia, ok? Cioè, c'ho qualche red point in giro. Qui non è il sapone perché ho sentito proprio la protezione, ma è un angolo strano, ok? È un angolo molto chiuso e la lametta fa un pochettino da aratro. Cioè, avendo l'esposizione negativa, prendete sempre le cose con le pinze, prima volta che lo uso. Avendo l'esposizione positiva, un manico grande, quindi fai anche un po' fatica a avere la sensibilità. Se apri non rade, quindi devi comunque radarti con un angolo chiuso, e se non premo non vado in BBS, cioè io adesso sono in super BBS, però in certi punti devi un pochettino far pressione perché c'è anche l'esposizione un po' negativa. Quindi leggero è un ottimo rasoio, ti fai le tue passate, seguiti, però chi deve come me spingere un pochettino per arrivare al BBS come gli piace, a me bello profondo, devi un pochettino spingere, e secondo me questo angolo chiuso così la lametta fa un po' da aratro, ecco. Se mio parere è, dopo magari mi sbaglio, qua se vedete proprio vicino alla lama c'è il primo scalino, ok, che fa comunque scorrere il rasoio una bomba. Se non, mio parere, magari mi sbaglio, se non ci fosse stato questo scalino e quindi avesse dato un pochettino più di apertura dell'angolo, penso che avrebbe fatto molto molto la differenza. Non so se riuscite a vederlo. Se vedete c'è uno scalino, eccolo lì, il primo scalino qua, che va a ridosso quasi della lama, e quindi vi fa quello spessore che vi fa chiudere l'angolo, ok? Secondo me se non ci fosse stato questo primo scalino, quindi qua tutto piatto, ti avrebbe permesso di tenere un angolo un pochettino più aperto, e sono convinto che il rasoio sarebbe stato ancora più maneggevole e gestibile. Però è un'idea mia, magari mi sbaglio, se avrò modo lo riproverò e magari vi racconto com'è andata. Comunque la rasatura, a parte qualche micro red point, ok, non ho irritazioni, l'aftershave mi sembrava di mettere acqua, non ho sentito neanche sui red point l'after, comunque after fantastico. E la pelle è perfetta, quindi la rasatura è andata bene, non sono stati grossi danni o problemi. Il sapone ha fatto benissimo il suo lavoro. Con quello che ho avanzato qua, se lo reidrato ci faccio altre 2 passate. Mamma mia ragazzi, ottimo ottimo, post rasatura veramente micidiale, e quindi non gli si può dire niente. Gran bel prodotto, profumazione tanta roba. Adesso vi dirò anche come persistenza dura parecchie ore, probabilmente anche un pochettino di più di Santa Croce, ma qualcosa in più secondo me la dura. Ecco, comunque dai ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, sono tutti i link in descrizione, dateci una spulciatina se vi fa piacere, e ci vediamo al prossimo video, magari con la presentazione del set del gruppo di Westman, che non vedo l'ora che arrivi.
una profumazione mostruosa ragazzi, mostruosa, magari non piacerà a tutti, è estrema, è da fuori di testa, però a me ragazzi, come avete visto nel video di presentazione, se andate indietro vedete set Passione Rasatura Westman nuovo, però ve lo farò vedere con il packaging e vi spiegherò bene la profumazione come la sento io, come l'ho immaginata e voluta io. Ci vediamo al prossimo video, bye bye!